Salve, per chi non mi conoscesse, io sono Dario e in questo periodo mi sto dedicando all'intaglio del legno. Ho ricevuto diverse volte dalle persone che mi seguono la richiesta di poter replicare i miei lavori. La risposta è sì, assolutamente. Il mio obiettivo infatti è quello di ispirare e creare interesse. L'unica cosa che chiedo, anche se non è obbligatorio, è quello di taggarmi o di citarmi nei crediti dei vostri lavori, in maniera tale che io possa avere la giusta visibilità e continuare a crescere nel mio progetto e portarvi contenuti sempre di maggior qualità. Ma ora torniamo al progetto di oggi. Ho in mente di creare una versione di una Venere paleolitica secondo l'alchimista. Bene, bene, eccoci qua. La forma delle Veneri solitamente rientra all'interno di un rombo, con un cerchio al centro, e anch'io nella mia versione sono partito da questo schema. Ho deciso di rappresentare una mia versione di una Venere paleolitica, poiché cimentandomi nella scultura non potevo che offrire un omaggio alle prime raffigurazioni scultoree antropomorfe a tutto tondo, realizzate dall'essere umano. Infatti, queste Veneri sono tra le prime sculture raffiguranti la figura umana. Sono state rinvenute per lo più in Europa, ma non solo, e vengono fatte risalire principalmente al Gravettiano, tra i 29 e i 20.000 anni fa, ma ve ne sono anche di più antica. Erano scolpite in diversi tipi di pietra, per lo più calcarea, zanne di mammut, corno, ceramica e altro. Questo è un pensiero mio, probabilmente ve ne erano anche di legno, ma ahimè è un materiale non durevole come quelli che ho elencato poco fa. La dimensione andava mediamente dai 10 ai 15 cm, molto piccole. Questo perché in una società nomade dovevano essere di facile trasporto e avere il minore ingombro possibile. La nostra però sarà ben più grande, 27 cm circa. Come ben saprete, le caratteristiche principali che le contraddistinguevano erano qualche chilo in più o addirittura obesità, caratteri sessuali molto sviluppati e l'assenza di volto e piedi. In particolare l'assenza dei piedi viene interpretata da alcuni storici come un aspetto che serviva a favorire l'atto di piantare a terra la statuetta, a funzione rituale propiziatoria, per una maggiore abbondanza. Ma sono solo ipotesi, a cui tuttavia voglio credere e prendere come ispirazione.
Infatti, nella mia versione, come anche in alcune di quelle paleolitiche, le braccia vanno a protrarsi sulla parte superiore del seno, quasi a voler favorire un maggiore afflusso di nutrimento verso il basso, alla terra. Ma questi sono pensieri miei. Dunque lo scopo di queste rappresentazioni è ignoto, ma due riflessioni viene naturale farsele secondo me, ovvero quanto il concetto di bellezza nell'essere umano sia un costrutto sociale, dato dai bisogni che si hanno in determinate circostanze, e non da gusti che pensiamo siano facenti parte della nostra individualità. In un'epoca in cui le risorse di nutrimento erano di difficile reperibilità, è chiaro che una donna in carne abbondante risultasse sana, forte, vincente e quindi bella. In un contesto in cui pochi, se non nessuno, poteva permettersi un tale benestare, significava anche avere una maggiore possibilità di procreare. Mentre se ci si pensa bene, oggi è l'opposto, quantomeno nel mondo occidentale. Se state guardando il mio video probabilmente ne fate parte. La fame è stata sconfitta, una donna abbondante per cui non viene più presa come modello di bellezza. Anzi, l'opposto, c'è una predilezione per un fisico asciutto. Il cibo più economico è spesso malsano e ipercalorico, porta ad ingrassare, così come un consumo eccessivo e compulsivo di esso è segno opposto ad una situazione di benestare, sia economico che fisico o addirittura mentale. Ma ovviamente non è solo questo, è sempre tutto molto più complesso. E quindi ecco ribaltati i modelli di bellezza. Io non sono nessuno per dire queste cose, ricordo che sono pensieri miei e non valgono niente. Vi ringrazio comunque per essermi stati a sentire.
Bene, anche questo progetto si è concluso e spero che vi sia piaciuto. Ho in mente di inserire alla fine dei miei video una piccola sezione in cui faccio vedere i lavori che avete fatto ispirati ai miei o comunque ispirati ai progetti che produco. Per cui se vi fa piacere taggatemi nelle foto postate in Instagram o mandatemi le immagini alle mail che trovate scritta qui sotto nell'info box. Quando ne avrò raccolta a sufficienza inizierò a pubblicarle. Io come sempre vi ringrazio per il sostegno, se quello che avete visto vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like, di condividere e di iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao!